Siamo a Roma, è il 25 luglio del 1943. Un colonnello dei Carabinieri ha appena ricevuto l'ordine più incredibile della sua carriera: arrestare l'uomo che governa l'Italia da oltre 20 anni, Benito Mussolini. Quest'uomo si chiama Giovanni Frignani e quella firma su un foglio di carta segnerà non solo il destino dell'Italia, ma anche il suo. Questa è la storia di un eroe che, dopo aver cambiato il corso della storia, ha combattuto per la libertà fino al sacrificio finale. Ciao, sono Rossana. Mettiti comodo, indossa le cuffie e lasciati trasportare dentro questa storia. Chi era Giovanni Frignani prima di quel fatidico 25 luglio? Per capire il peso delle sue azioni dobbiamo conoscere l'uomo, i suoi valori e la strada che lo ha portato al centro della storia d'Italia. Giovanni nasce a Ravenna l'8 aprile del 1897, in un'Europa sull'orlo del baratro. Quando l'Italia entra nella Prima Guerra Mondiale nel 1915, Giovanni non ha ancora 19 anni, ma non esita. Si arruola volontario. Combatte in prima linea, prima con i volontari ciclisti, un reparto d'avanguardia, e poi come ufficiale di fanteria. Si distingue per il suo valore in una delle battaglie più dure del conflitto, la battaglia del Solstizio, sul fiume Piave. Il suo coraggio gli vale una medaglia di bronzo al valor militare. Finita la guerra, Frignani decide di continuare a servire lo Stato, ma con un'uniforme diversa, quella nera con la banda rossa dell'Arma dei Carabinieri Reali. Nel 1919 inizia una carriera che lo porta in giro per l'Italia, da Parma a Trieste. La sua intelligenza ed dedizione lo fanno notare subito. Viene promosso capitano e, nel 1929, riceve un incarico tanto delicato quanto prestigioso: capo del servizio informazioni a Roma. Per 5 anni lavora nel cuore dell'intelligence militare, un ruolo che richiede massima discrezione, capacità di analisi e lealtà assoluta. Mentre il fascismo consolidava il suo potere, Frignani manteneva un profilo da fedele servitore dello Stato e della monarchia, più che del regime. Le sue convinzioni personali erano liberali e cattoliche, valori che lo tenevano a distanza dall'ideologia totalitaria. Questa integrità è ancora più impressionante se pensiamo al contesto familiare. Suo fratello Giuseppe era un pezzo grosso del fascismo a Ravenna, ma Giovanni, o Giannino, come lo chiamavano in famiglia, scelse un'altra strada, quella guidata dal senso del dovere verso le istituzioni e il re. La sua carriera va avanti spedita, diventa prima comandante della compagnia Tribunali e poi, con la promozione a tenente colonnello, comandante del gruppo interno di Roma. È proprio in questa veste che, nel giugno 1943, mette le mani su dei documenti segreti tedeschi di importanza capitale. Quei fogli rivelano un piano agghiacciante. Hitler, il grande alleato, considera già l'Italia una futura zona di occupazione. Con enorme senso dello Stato, Frignani va a informare direttamente Mussolini. La reazione del duce non è quella che ci si aspetterebbe. Annoiato dalla cattiva notizia, ordina l'immediato trasferimento di Frignani in Francia, un modo neanche troppo velato per allontanare una voce scomoda. Quel trasferimento però non avverrà mai. Il destino, di lì a un mese, avrebbe avuto in serbo per lui un compito ben più importante. L'estate del 1943 è un incubo per l'Italia. Il paese è in ginocchio, sfinito da 3 anni di una guerra disastrosa. La grande macchina bellica fascista, così esaltata dalla propaganda, si è rivelata un gigante d'argilla. La catastrofica ritirata dalla Russia ha distrutto il morale dei soldati e della gente. Il fronte africano è crollato e, il 10 luglio, gli alleati sono sbarcati in Sicilia, trovando una resistenza debole e disorganizzata. L'invasione non è più una minaccia, è una realtà. Le città sono devastate dai bombardamenti. Il 19 luglio, la stessa Roma, la città aperta, viene colpita per la prima volta, provocando migliaia di vittime e dimostrando che nessun luogo è più al sicuro. La vita di tutti i giorni è fame, sirene antiaeree e la mancanza di tutto. Il malcontento, a lungo soffocato dalla propaganda, serpeggia ovunque e si trasforma in una rabbia sorda contro il regime. La gente vuole solo una cosa: la pace. Questa crisi profonda si fa sentire anche ai vertici del partito fascista. Fino ad allora nessuno aveva osato mettere in discussione Mussolini.
Ma ora persino i gerarchi a lui più fedeli capiscono che la sua ostinazione nel continuare la guerra al fianco di Hitler sta portando l'Italia alla rovina. Si creano delle crepe nel partito e il re Vittorio Emanuele III, a lungo rimasto in silenzio, capisce che per salvare la monarchia deve sganciarsi da Mussolini. La goccia che fa traboccare il vaso è l'incontro tra Mussolini e Hitler a Feltre, il 19 luglio. Il duce torna a Roma senza aver ottenuto nulla, nessun aiuto, nessuna strategia, solo l'ordine tedesco di combattere fino all'ultimo. Per chi trama contro di lui è la prova finale. Mussolini non è più in grado di guidare il paese. È in questo clima di disperazione che Dino Grandi decide di agire. Chiede a Mussolini di convocare il Gran Consiglio del Fascismo, l'organo supremo del partito che non si riuniva da anni. Mussolini, forse sottovalutando il dissenso o forse troppo sicuro di sé, accetta. La riunione è fissata per il 24 luglio a Palazzo Venezia. Non sarà una semplice riunione, ma un vero e proprio processo politico al duce. L'Italia, ignara, trattiene il fiato, mentre uomini come Giovanni Frignani, leali servitori dello Stato, stanno per essere chiamati a compiere scelte decisive. La notte tra il 24 e il 25 luglio 1943 è una delle più decisive della nostra storia. A Palazzo Venezia va in scena l'ultimo atto del potere mussoliniano. Durante una seduta di quasi 10 ore, i gerarchi si scontrano duramente con il duce. L'aria è pesantissima. Dino Grandi presenta il suo ordine del giorno, un documento che chiede di restituire al re il comando delle forze armate, di fatto esautorando Mussolini. È una sfida senza precedenti. Alle 2:30 del mattino si vota. L'esito è uno schiaffo per Mussolini, 19 voti a favore, 7 contrari. Il duce è stato sfiduciato dal suo stesso partito. Finisce un'epoca. Eppure Mussolini non sembra capire la gravità della situazione. È convinto che il voto del Gran Consiglio non conti davvero e che il re, come sempre, starà dalla sua parte. La mattina del 25 luglio chiede di vedere il sovrano a Villa Savoia. Ma il re ha già deciso, ha già dato l'ordine di arrestare Mussolini e di nominare il maresciallo Pietro Badoglio come nuovo capo del governo. È qui che entra in gioco Giovanni Frignani. L'operazione è rischiosissima. Bisogna agire in segreto, con rapidità e precisione chirurgica, per evitare la reazione della scorta del duce. Il generale Cerica convoca 2 dei suoi uomini migliori, il tenente colonnello Giovanni Frignani e il capitano Paolo Vigneri. A loro affida l'incarico più difficile. Frignani pianifica tutto nei minimi dettagli. Alle 17 Mussolini arriva a Villa Savoia, vestito in borghese, per quello che crede un normale colloquio. L'incontro è breve e gelido, dura appena 20 minuti. Il re gli comunica di averlo sostituito con Badoglio. «Caro duce», gli dice, «l'Italia è a pezzi. In questo momento voi siete l'uomo più odiato d'Italia». Mussolini è annientato. Mentre scende le scale della villa, viene avvicinato dal capitano Vigneri, che con rispetto formale gli dice: «Duce, vostra maestà mi ha incaricato della protezione della vostra persona». Mussolini si guarda intorno, confuso, e vede i carabinieri. Viene invitato a salire sull'ambulanza, con la scusa di proteggerlo da un complotto. L'uomo che per 20 anni aveva tenuto in pugno l'Italia viene fatto salire su un veicolo di soccorso come un prigioniero qualunque. L'operazione è un successo, eseguita con professionalità impeccabile, senza sparare un colpo. Mussolini viene portato prima in una caserma dei carabinieri, da dove inizierà la sua prigionia tra Ponza, la Maddalena e infine Campo Imperatore. A Roma, intanto, la notizia si diffonde. Badoglio annuncia alla radio le dimissioni del duce e conclude con la famosa e ambigua frase: «La guerra continua». Per le strade la gente esplode di gioia, convinta che la fine di Mussolini significhi la fine della guerra. Per Frignani il servizio non è finito. Poche settimane dopo gli viene affidato un altro compito: l'arresto di Ettore Muti, ex segretario del partito e fedelissimo di Mussolini. Un'operazione che si concluderà con la morte di Muti, in circostanze mai del tutto chiarite. Frignani si è dimostrato un'altra volta un leale esecutore di ordini. Ma non sa che il suo atto più coraggioso non è stato arrestare un dittatore, ma la scelta che dovrà fare di lì a poco.
La gioia del 25 luglio aveva illuso gli italiani. Tutti speravano che la caduta del fascismo significasse la fine della guerra. Ma i 45 giorni del governo Badoglio furono un limbo di incertezza. Mentre pubblicamente si rassicurava l'alleato tedesco, in segreto si trattava la resa con gli alleati. L'8 settembre del 1943 il castello di carte crolla. Alla radio il maresciallo Badoglio annuncia che l'Italia ha firmato un armistizio. L'annuncio è vago e si conclude con un ordine disastroso. L'esercito dovrà cessare le ostilità contro gli anglo-americani, ma reagirà ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Per i soldati italiani sparsi per l'Europa è il caos. Chi è il nemico adesso? La reazione tedesca, preparata da tempo, è immediata e brutale. La Wehrmacht occupa militarmente l'Italia. Il re, Badoglio e i vertici militari fuggono da Roma, lasciando l'esercito senza ordini e la capitale in balia dei tedeschi. Dopo alcuni eroici ma inutili tentativi di difesa, Roma viene occupata. Per i carabinieri e per uomini come Giovanni Frignani è il momento della verità. L'Arma, fedele al re, si trova a un bivio. I tedeschi non si fidano di loro. Il 7 ottobre, con un tranello, catturano e deportano in Germania quasi 2000 carabinieri di Roma. Per chi sfugge alla cattura non resta che darsi alla macchia. E Giovanni Frignani fa la sua scelta. Avrebbe potuto nascondersi, forte del ruolo storico che aveva già avuto. Invece sceglie la via più difficile e pericolosa, la resistenza. Fedele al suo giuramento al re, rifiuta di servire la neonata Repubblica di Salò, lo stato fantoccio di Mussolini, e passa in clandestinità. Diventa uno dei leader del fronte clandestino di resistenza dei carabinieri, un'organizzazione spesso dimenticata, ma che fu una delle più attive nella lotta contro il nazifascismo a Roma. Lavorando con il fronte militare clandestino, Frignani e i suoi uomini si danno da fare su tutti i fronti. Riorganizzano i carabinieri sbandati, creano una rete di intelligence per passare informazioni agli alleati, organizzano atti di sabotaggio. Frignani è un leader instancabile, un punto di riferimento. Il suo coraggio non è più solo quello del soldato che esegue un ordine, ma quello del patriota che rischia la vita ogni giorno, mosso dalla convinzione di lottare per la libertà. I nazifascisti mettono una taglia enorme sulla sua testa, un segno di quanto fosse diventato pericoloso. Dopo aver arrestato il duce, ora combatte i suoi ex alleati. Il suo destino si sta compiendo nelle strade buie di una Roma trasformata in un campo di battaglia silenzioso. Vivere a Roma sotto l'occupazione nazista è una lotta quotidiana. Per i partigiani come Giovanni Frignani ogni giorno può essere l'ultimo. Vive spostandosi di nascondiglio in nascondiglio, coordinando le azioni del suo gruppo. Ma la rete delle SS, comandate a Roma da Herbert Kappler, è spietata ed efficiente. Il 23 gennaio del 1944 la latitanza di Frignani finisce. Viene catturato, quasi certamente a causa di una soffiata. Viene trascinato nell'inferno in terra di Roma, il carcere di Via Tasso, quartier generale del servizio di sicurezza tedesco. Via Tasso non è una prigione, è un centro di tortura. L'obiettivo dei nazisti è uno solo: ottenere nomi e informazioni, smantellare la resistenza. Frignani viene rinchiuso nella cella numero 2. Per 2 lunghi mesi subisce torture indicibili. I suoi aguzzini sanno benissimo chi hanno davanti, non solo un capo partigiano, ma l'uomo che ha osato arrestare Mussolini. La loro ferocia è alimentata dalla vendetta. Ma Frignani non parla, sopporta il dolore senza mai tradire i suoi compagni, senza mai rivelare un solo nome. Il suo onore di soldato è più forte di qualsiasi tortura. In un atto di crudeltà disumana, le SS arrestano persino sua moglie, Lina, costringendola ad assistere alle sevizie inflitte al marito, sperando di spezzarlo. Ma nemmeno questo basta. Il silenzio del colonnello è il suo ultimo, supremo atto di resistenza. Il suo destino si compie il 24 marzo del 1944. Il giorno prima, un gruppo partigiano ha attaccato una colonna di soldati tedeschi in via Rasella, uccidendone 33. La reazione tedesca è immediata e sproporzionata. Hitler ordina una rappresaglia. Per ogni tedesco ucciso, 10 italiani dovranno morire. Kappler deve compilare la lista dei 330 condannati.
Il nome del tenente colonnello Giovanni Frignani viene inserito in quella lista. Non c'entra nulla con Via Rasella, ma è un prigioniero importante, un simbolo da eliminare. Insieme a lui vengono scelti altri 11 carabinieri. Nel pomeriggio del 24 marzo i prigionieri vengono portati in delle antiche cave sulla via Ardeatina. Lì, in quelle grotte buie, si consuma l'eccidio delle fosse ardeatine. I prigionieri, 335 in totale, vengono uccisi a gruppi di 5, con un colpo alla nuca. Martoriato nel corpo ma con lo spirito indomito, Giovanni Frignani cade sotto i colpi del plotone d'esecuzione. Dopo il massacro, i tedeschi fanno crollare le volte delle cave per nascondere l'orrore. Ma la verità, alla fine, trova sempre la sua strada. La storia di Giovanni Frignani non finisce in quelle cave buie. Il suo sacrificio diventa un seme per l'Italia libera e democratica. Dopo la liberazione, la sua figura viene celebrata come quella di un eroe nazionale. Per il suo coraggio, la sua dedizione e il suo sacrificio gli viene conferita la più alta onorificenza militare, la medaglia d'oro al valor militare alla memoria. La motivazione racchiude l'essenza della sua vita. Sopportava per 2 mesi, nelle prigioni di Via Tasso, torture e sofferenze per non tradire la sua fede di patriota ed il suo onore di soldato. Martoriato, con lo spirito fieramente drizzato contro i nemici della patria, piegava il corpo solo sotto la mitraglia del plotone di esecuzione. Oggi il nome di Giovanni Frignani è scolpito nella memoria del nostro paese. A lui sono dedicate vie, scuole e la caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma. Il suo nome è uno dei 335 incisi nel sacrario delle Fosse Ardeatine, un luogo sacro che ci ricorda il prezzo della libertà. Perché è importante ricordare la sua storia? Perché la vita di Frignani è l'emblema della scelta. La scelta di un uomo che di fronte al crollo di una nazione non si è tirato indietro. Ha scelto di servire, di combattere e di morire per la libertà. Prima, eseguendo un ordine che ha chiuso una dittatura, poi unendosi alla resistenza per liberare il suo paese. La sua non è solo la storia di un carabiniere. È la storia di un italiano che ha fatto il suo dovere fino in fondo, dimostrando che anche nei momenti più bui le azioni di un singolo possono illuminare la strada per tutti gli altri. La storia di Giovanni Frignani è una di coraggio silenzioso e di scelte difficili. Cosa ti ha colpito di più? Il suo ruolo nell'arresto di Mussolini o il suo sacrificio nella Resistenza? Lascia le tue riflessioni nei commenti qui sotto. Spero che questo video ti sia piaciuto, mi spiace per non aver trovato altre immagini. Se vuoi scoprire altre storie come questa, che ci aiutano a capire il nostro passato, non dimenticare di iscriverti al canale. Grazie per avermi seguito.